Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel parco dei Monti Simbruini, nel Lazio, nel territorio di Subiaco. Guardate, quella che c'è dietro di me è la Monna dell'Orso, la cresta della Monna dell'Orso. Io oggi sono diretto a Monte Autore e quella di oggi sarà un'avventura particolare perché non so cosa mi riserverà il meteo. Per adesso c'è un po' di, come potete vedere, un po' di nebbia, di foschia che sta coprendo le cime più alte, insomma la cresta più alta, e un po' di galaverna che copre le chiome degli alberi dei faggi, quelli più esposti insomma alla temperatura. Ma prima di iniziare il video di oggi mettete subito un like qui all'inizio per incoraggiamento e per scoprire come andrà a finire l'avventura di oggi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente una giornata incredibile. Per raggiungere la vetta del Monte Autore oggi casualmente mi sono trovato sulla via più bella per raggiungere appunto questa montagna, ovvero sulla cresta della Monna dell'Orso. Si tratta di una cresta che corre tra sali e scendi ad una quota di 1700 metri circa fino a località Le Vedute, e come già ci possiamo rendere conto da questo punto è davvero un luogo incredibile. Questa notte ha fatto un velo di neve, infatti questi faggi con queste forme così strane sono un po' coperti da questa neve che si sta sciogliendo. I rami sono coperti di galaverna e insomma l'ambiente è davvero molto bello. Cercherò oggi di realizzare qualche fotografia di reportage. Un po' la luce in questo momento è bassa, non c'è molta nebbia in mezzo agli alberi, per cui bisognerà forse aspettare ancora un po'. Per raggiungere questo sentiero ho seguito all'inizio la pista da sci, che in questi giorni è dismessa perché per mancanza di neve, e avendo riconosciuto la zona ho tagliato qui nel bosco e ho recuperato subito la cresta, trovandomi proprio nel punto più bello tra queste rocce e questi faggi veramente magici. Da qui per raggiungere le vedute di Monte Autore ci sarà ancora circa 20-25 minuti, forse di meno, e poi dritti in vetta. E si cammina molto piacevolmente sulla cresta della Monna dell'Orso e si raggiunge a un certo punto, non dopo molto tempo, questo balcone che forse è ancora più bello delle vedute di Monte Autore. Guardate, da quella parte lì c'è la gobba imbiancata del Monte Autore. In fondo alla valle invece si può vedere in lontananza l'abitato di Valle Pietra e da quella parte lì, sotto a quelle pareti, è situato il santuario della Santissima Trinità. E guardate che bei giochi di luci che si stanno formando da quella parte lì, su questa vallata che scende.
Oltre quel colle boscoso è situato l'altopiano di Fondi di Ienne, che è molto bello. L'ho fotografato qualche volta in primavera, se non sbaglio, forse tanti anni fa anche in inverno. E prima di continuare il video di oggi vorrei ringraziare lo sponsor che ha reso possibile questo pomeriggio, ovvero Acaso, che mi ha fornito la Action Cam Brave 8, con la quale sto realizzando dei filmati ad alta velocità, dei time lapse e anche degli iperlapse lungo il sentiero. Li vedrete poi durante il video di oggi. Si tratta di un'action cam economica. Vi lascio nella descrizione a questo video tutti i dettagli del sito del costruttore ed anche un codice sconto del 20%. A questo punto non mi resta che continuare l'escursione di oggi, di questo pomeriggio, che al di là di ogni aspettativa si sta rivelando davvero molto bella. Poi i Monti Simbruini sono davvero le montagne del mio cuore, qui che ho iniziato tanti anni fa con le mie escursioni e con la mia fotografia, per cui veramente vorrei anche ringraziare questa bellissima montagna, Monte Autore, Monte Viglio in fondo da quella parte, e tutti i Monti Simbruini. Ho percorso tutta la bellissima cresta della Monna dell'Orso e ho tagliato un po' nel bosco lì da quella parte. Ho recuperato la sterrata che da Campominio, praticamente da dove sono partito, raggiunge le vedute di Monte Autore, che sono proprio dietro quella curva. Sono circa le 4 del pomeriggio e il Monte Autore sta lì sopra in mezzo agli alberi, e il cielo, come potete vedere, è tutto piuttosto coperto e in maniera piuttosto compatta, e quindi andrò ancora un po' avanti sino alle vedute di Monte Autore, e quindi da lì deciderò se varrà la pena raggiungere la vetta del Monte Autore oppure rimanere qui nel bosco a fare qualche fotografia con questi faggi bellissimi, in questo ambiente leggermente innevato, direi molto poco rispetto a quanto dovrebbe essere in questo periodo, però comunque l'ambiente è davvero molto bello, incantato quasi. Quindi alla fine ho deciso di raggiungere il Monte Autore, visto che questi sono luoghi che ormai non frequento più così spesso. Ho pensato che comunque sarebbe valsa la pena, perché questo è un posto veramente molto bello, di solito anche molto panoramico. Da quella parte c'è una bellissima vista sul Velino, in fondo il panorama arriva fino ai Monti Sibillini, si intravede il Gran Sasso, il Monte Sirente, insomma è una cima intorno a Roma, 1860 metri circa, da cui però è possibile godere di un panorama
quasi a 360 gradi sulle montagne circostanti. A questo punto mi tratterrò un pochino qui in vetta a godermi questa bellissima atmosfera. Magari riuscirò a scattare qualche fotografia, anche se la nebbia è davvero molto fitta e a tratti è quasi impossibile vedere al di là dei nostri piedi, insomma, più o meno, per cui la fotografia sicuramente risulterà un'attività piuttosto complicata. Qua in questo punto non ci sono alberi, per cui la composizione sarebbe problematica. Normalmente scatto delle fotografie da quella parte dove c'è il Monte Velino, che verso quest'ora del pomeriggio inizia a colorarsi. Dovrebbe essere anche bello innevato, almeno sulla parte sommitale, però purtroppo questo è il panorama e non c'è da lamentarsi, perché è davvero un bel panorama, un bel ambiente, davvero incredibile, molto più bello di quanto mi fossi aspettato da questa escursione. Il sentiero per raggiungere il Monte Autore normalmente è piuttosto semplice, ci si può impiegare circa un'oretta, insomma anche di meno, dipende dal passo, ed è una carrareccia che risale un po' il bosco senza nessuna difficoltà. Poi dalle vedute in poi c'è questa ultima rampetta un po' in salita che insomma comunque non presenta anche qui nessuna difficoltà, a parte questi giorni forse un po' di ghiaccio, bisogna fare un po' di attenzione. Ed io oggi ho percorso la via più bella per raggiungere il Monte Autore. Ho percorso tutta la cresta della Monna dell'Orso, dagli impianti di risalita sino alle vedute di Monte Autore, e poi quest'ultimo tratto rimane in comune. Io cercherò di scattare qualche fotografia e noi ci vediamo lungo la discesa. E quella poca luce che c'era l'ho utilizzata per fotografare un alberello che stava lì sul pendio verso Camposecco, da quella parte lì, e insieme ad alcune rocce creavano una composizione credo abbastanza interessante, misteriosa, con un po' di nebbia, e ci sono stati dei momenti in cui la nebbia si è leggermente diradata e mi ha consentito di scattare delle fotografie, insomma, per quanto possibile. Il Monte Autore sta lì e ho ripreso la strada della discesa. Per tornare indietro la macchina percorrerò la strada normale, insomma il sentiero normale, quello più veloce, perché con questa nebbia non è il caso di andarsi a mettere sulle creste della Monna dell'Orso. Poi tra l'altro ormai tra poco sarà buio. E prima di andare via, di tornare alla macchina, vorrei ringraziarvi per aver seguito il video fino a questo punto, per avermi accompagnato sulle creste della Monna dell'Orso fino al Monte Autore, nel parco regionale dei Monti Simbruini. Sono montagne a cui sono davvero molto affezionato e mi fa piacere condividere questa passione con voi. E vorrei ringraziare anche lo sponsor di questo video, che ha reso possibile il pomeriggio, ovvero Akaso e la sua Action Cam Brave 8, con la quale oggi ho realizzato alcuni time lapse abbastanza misteriosi e degli hyperlapse, ovvero dei video veloci mentre cammino, stabilizzati grazie al suo stabilizzatore. Vi lascio nella descrizione a questo video tutte le informazioni per andare a capire meglio di che cosa si tratta. È un prodotto valido, però abbastanza conveniente rispetto alle action cam più blasonate. E a questo punto la nebbia sta scendendo ed anche un po' l'oscurità, per cui è proprio arrivato il momento di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Ho anche aperto un account su Buy Me a Coffee, per cui se voleste sostenere attivamente il mio lavoro e la mia attività di ricerca fotografica e di paesaggio è molto semplice. Vi lascio tutto quanto in descrizione. Qui dai Monti Simbruini e dal Monte Autore per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!